Scopriamo quali sono le cause che provocano difficoltà a dormire, che siano esogene o endogene. Ci sono numerosi rimedi per avere un sonno di qualità. Non riuscire a dormire e svegliarsi di frequente durante la notte sono problemi comuni a molte persone. Una recente indagine, effettuata da Eurodap, ha rilevato come siano oltre 9 milioni gli italiani che hanno difficoltà a dormire o ad addormentarsi. Sebbene le cause possano essere di varia natura, è fondamentale conoscere i possibili rimedi da attuare per poter tornare a dormire un sonno ristoratore. Difficoltà a dormire, le cause. Le difficoltà a dormire possono essere divise in due tipologie di problematiche. Da una parte i soggetti possono avere difficoltà nell'addormentamento, dall'altra possono svegliarsi più volte durante la notte interrompendo la naturale alternanza delle fasi del sonno. Le cause che possono portare a questo genere di fatica possono essere ricercate sia in cause fisiologiche sia in elementi esterni al soggetto stesso. In ogni caso è opportuno sottolineare quanto sia importante intervenire tempestivamente per poter tornare a dormire un numero adeguato di ore continuative. Cause endogene. Le cause fisiologiche che comportano difficoltà a dormire sono date dall'insieme di elementi endogeni, ossia interni al soggetto, che manifesta questo genere di problematiche. Periodo di stress lavorativo. Essere sottoposti ad un periodo di intenso stress lavorativo può portare a non riuscire a dormire al termine della giornata lavorativa. Si tratta di intervalli di tempo limitati durante i quali il soggetto può percepire la pressione sul posto di lavoro e non riuscire a scaricare lo stress accumulato. La ragione per cui alcune persone possono presentare difficoltà nell'addormentamento, o avere un sonno frazionato a causa dello stress, risiede nella produzione di cortisolo, noto anche come ormone dello stress, che viene prodotto dalle ghiandole surrenali. In un momento di forte pressione la normale capacità di regolazione del cortisolo può essere momentaneamente compromessa, alterando, tra l'altro, anche i meccanismi di addormentamento e di mantenimento del sonno. Menopausa. La menopausa è un periodo della vita ormonale di ogni donna che coincide con la perdita della funzione delle ovaie. I complessi cambiamenti ormonali che si verificano in questo periodo possono comportare anche alcune problematiche nel prendere sonno o nel dormire durante la notte. Per avere un'idea concreta della diffusione di questo problema è opportuno ricordare che tra il 28% e il 64% delle donne in menopausa può manifestare difficoltà legate al riposo e che l'insonnia in perimenopausa e postmenopausa riguarda tra il 9,5% e il 33% delle donne. Le vampate di calore e la conseguente sudorazione notturna possono compromettere la qualità del sonno e la continuità del riposo notturno, portando le donne in menopausa a svegliarsi più volte durante la notte e, di conseguenza, non poter affrontare con la giusta energia la giornata successiva. Gravidanza. I cambiamenti fisiologici, fisici ed ormonali, ai quali il corpo di una donna è sottoposto durante i 9 mesi di gestazione possono comportare difficoltà nell'addormentamento e compromettere la qualità del sonno. In particolare, durante il primo trimestre l'aumento del livello di progesterone ed estrogeni può causare stanchezza diurna e la necessità di fare pisolini pomeridiani che, a loro volta, causano difficoltà nell'addormentamento notturno. Al contrario, nel secondo e nel terzo trimestre, l'aumento delle dimensioni della pancia può peggiorare la qualità del sonno fino a poche settimane prima del parto. Cause esogene. Oltre alle cause fisiologiche sopra citate è necessario valutare attentamente tutti gli elementi esogeni che possono compromettere la qualità del sonno. I quali sono? Sonno e alimentazione. Il rapporto tra sonno e alimentazione è stato dimostrato da numerosi studi di settore che mettono in relazione la tipologia dei cibi assunti con la qualità del sonno. In particolare, è opportuno sottolineare come la consumazione di cibi fritti o che richiedono un processo digestivo complesso possono comportare alcune difficoltà nell'addormentamento o comportare il risveglio nella notte. Allo stesso modo sono fortemente sconsigliate le bevande ricche di teina e caffeina che potrebbero protrarre i propri effetti eccitanti anche nella prima parte delle ore notturne. Analogamente anche gli alcolici dovrebbero essere evitati in quanto, sebbene possano favorire l'addormentamento, compromettono in maniera evidente la continuità del riposo. Difficoltà a dormire con qualcuno. Una delle possibili cause delle difficoltà a dormire è la presenza di un partner o un figlio nel letto. Riposare con qualcuno, infatti, non solo necessita di una forte intimità, ma presuppone che le due persone abbiano gli stessi ritmi e possano condividere lo spazio in maniera equilibrata. Quando si dorme con un partner le difficoltà possono essere legate soprattutto alla posizione che si assume durante le ore di sonno, mentre quando si tratta di un figlio possono essere valutati elementi come l'età e la tendenza a svegliarsi la notte del piccolo. In entrambi i casi è necessario tentare di tutelare le proprie ore di sonno, assicurandosi, ove possibile, di attuare tutti gli accorgimenti per garantire la giusta tranquillità anche alla persona con cui si dorme. Per questo è fondamentale limitare i rumori nella stanza e l'illuminazione, in modo da ridurre le possibilità che il partner o i più piccoli possano svegliarsi turbando il sonno di tutti. Non riuscire a dormire dopo l'attività fisica.
Sebbene fare attività fisica sia fondamentale, tuttavia è opportuno ricordare che andare in palestra o attuare un'attività di cardio nella seconda parte della giornata può comportare difficoltà nell'addormentamento. Questo accade in quanto durante lo svolgimento di alcune tipologie di attività fisica viene stimolata la produzione di adrenalina e di altri ormoni eccitanti che rimangono in circolo per le ore successive, alternando momentaneamente i ritmi sonno-veglia. Turni di lavoro notturni. Esiste un gruppo nutrito di persone che svolgono la propria attività lavorativa in turni notturni: medici, infermieri, tassisti, addetti ai trasporti su ruota e vigilanti, ad esempio, si trovano a dover rimanere svegli di notte e poter riposare di giorno. Questo può comportare alcune difficoltà nel prendere sonno e nel dormire un sonno ristoratore, problematiche molto comuni in chi non riesce a dormire dopo un turno di notte. Quali sono le conseguenze della carenza di riposo? Nel lungo termine, le possibili conseguenze di un cattivo riposo comprendono: 1. Malattie cardiovascolari. Un riposo inadeguato espone il muscolo cardiaco e tutto l'apparato circolatorio ad un superlavoro, che con il passare del tempo si può tradurre in problemi cardiovascolari come angina, malattia coronarica, infarto e ictus. 2. Riduzione delle difese immunitarie. È stato dimostrato che la carenza di sonno porta al peggioramento della funzione immunitaria, rendendo più vulnerabili alle aggressioni infettive o di altra natura. 3. Stress. Un sonno insufficiente provoca un aumento del cortisolo, l'ormone prodotto dalle ghiandole surrenali che gioca un ruolo importante nella risposta allo stress. L'aumento del cortisolo, oltre a favorire una condizione di tensione, predispone all'ipertensione ed aumenta il rischio di condizioni metaboliche come il diabete. 4. Obesità. È stata evidenziata una maggiore tendenza a consumare di più calorie e carboidrati quando non si dorme abbastanza. La carenza di sonno può essere associata, quindi, ad una difficoltà nel mantenere un peso sano. 5. Disordini ormonali. La privazione di sonno aumenta il rischio di disfunzioni nella produzione e nella regolazione degli ormoni. Quando si riposa, per esempio, l'organismo produce TSH, l'ormone che stimola l'attività della tiroide. La privazione di sonno causa, invece, una ridotta secrezione dello stesso, quindi aumenta il rischio di problemi alla ghiandola tiroidea. 6. Dolore. Le persone che non riescono a dormire hanno rischio più elevato di manifestare dolore o percepire un peggioramento dello stesso. Questo sintomo può causare ulteriori interruzioni del sonno e ridurre ulteriormente la qualità e la quantità di riposo. 7. Disturbi dell'umore. Le persone che soffrono di privazione del sonno tendono ad essere più irritabili e nervose, meno pazienti e disponibili, più inclini all'umore depresso. Difficoltà a dormire. I possibili rimedi. Sebbene le cause che possono comportare difficoltà nell'addormentamento possano essere numerose e variegate, tuttavia è possibile porvi rimedio ricorrendo alle numerose soluzioni esistenti. Il primo passo da compiere prevede, ove possibile, l'individuazione della causa che compromette la qualità del riposo e, successivamente, fare riferimento a professionisti qualificati per poter risolvere il proprio problema. Gli integratori per dormire. Tra le numerose alternative presenti sul mercato, gli integratori per dormire costituiscono una valida alternativa per coloro che desiderano risolvere la difficoltà nel dormire. Si tratta di prodotti che possono essere usati per favorire il rilassamento e accompagnare l'addormentamento. Tra gli ingredienti più diffusi all'interno degli integratori alimentari c'è la melatonina, un ormone che in condizioni standard viene naturalmente prodotto dalla ghiandola pineale per mantenere e stabilire il giusto equilibrio tra sonno e veglia. Quando un soggetto presenta delle difficoltà a dormire, la normal produzione di melatonina può essere ripristinata con l'utilizzo di integratori. Rendere il sonno una priorità. Spesso quando le persone scelgono di sacrificare il riposo notturno a favore del lavoro, del tempo libero o di altri obblighi. Per contrastare questa abitudine, è fondamentale adottare misure per rendere il sonno una priorità, come 1. Avere un programma di sonno coerente, andare a dormire tutte le notti e svegliarsi ogni giorno alla stessa ora. Nel pianificare questi tempi, assicurarsi di dormire per un periodo sufficiente per recuperare le energie spese durante la veglia. Una volta stabilito il programma, seguirlo attentamente, anche nei fine settimana. La stabilità nella routine del sonno aiuta ad evitare le fluttuazioni nel sonno notturno. 2. Stabilire dei limiti nella vita lavorativa e sociale, per preservare il tempo di cui si necessita per riposare ogni notte. Nella routine quotidiana, è utile stabilire delle scadenze entro cui assolvere le proprie esigenze personali o professionali. In tal modo, è possibile limitare o evitare l'interferenza di questi aspetti della vita nel periodo dedicato al sonno. 3. Seguire una routine per andare a dormire. Prima di coricarsi, una regolare routine può predisporre alla giusta condizione mentale per dormire bene. Esempio: indossare il pigiama e lavarsi i denti, andare al bagno per svuotare la vescica prima di coricarsi ed evitare di doversi alzare durante la notte.
In tal senso, utile può essere anche mettere in atto strategie per trattare e ridurre lo stress, trovare modi per rilassarsi, come fare un bagno caldo, leggere o fare stretching in silenzio, respirare profondamente. Evitare le cose che possono interferire con il sonno. 1. Personalizzare l'ambiente dove si riposa in modo che sia confortevole e le potenziali interruzioni del sonno siano ridotti al minimo. In particolare, è importante assicurarsi che la stanza da letto sia al buio, silenziosa e adatte alle proprie preferenze di comfort. 2. Il materasso e i cuscini dovrebbero offrire un ottimo supporto e la biancheria da letto dovrebbero mantenere una temperatura moderata. Sfruttare al massimo la giornata. L'esposizione alla luce solare durante il giorno supporta un sano ritmo circadiano, quindi contribuisce ad essere vigile durante il giorno e assonnato di notte. E voi? Eravate a conoscenza di queste straordinarie soluzioni? Per non perderti altri video che non puoi non vedere, ricordati di iscriverti e cliccare sulla campanella a fianco al tasto iscriviti. Se vuoi commentare qua sotto con qualche argomento che vorresti sapere o un parere, mi farebbe molto piacere. Grazie per aver guardato il video fino a questo punto e ci vediamo in un prossimo video.